4 velivoli SM-82 decollano da Gadurrah alle 17:10 del 18 ottobre in direzione est. Dopo aver sorvolato il deserto saudita, all'alba del 19 ottobre la formazione avvista la città di Manama. Presto saranno sull'obiettivo. I puntatori preparano i congegni di mira. Le bombe escono a grappoli dal ventre degli aerei e diventano sempre più piccole, fino a scomparire alla vista. Dopo alcuni secondi si accendono bagliori sugli impianti petroliferi, seguiti poi da grandi fiammate coperte da una densa coltre di fumo nero. La formazione ha rilasciato un totale di 132 bombe da 15 kg. È stato scelto di utilizzare un maggior numero di piccole bombe piuttosto che bombe più grandi ma in minor numero. Questo allo scopo di aumentare la diffusione del danno ai bersagli. L'azione sulle raffinerie di Manama è stato un successo e ha colto completamente impreparate le difese britanniche che addirittura, avendo sentito il rumore di aerei che si avvicinavano, avevano acceso l'illuminazione dell'aeroporto, salvo poi spegnerla alle prime esplosioni. L'entità dei danni effettivi causati dal raid non è mai stata del tutto chiarita. Fonti italiane affermano che l'attacco ha gravemente danneggiato gli impianti di raffinazione di Manama, mentre le fonti britanniche minimizzano, argomentando che i velivoli italiani hanno preso di mira le vistose fiamme delle torri di scarico dei gas, che erano state allontanate dagli impianti della raffineria pochi giorni prima del raid. Al di là della reale efficacia del bombardamento, è il morale delle forze britanniche ad aver subito i danni più gravi, come noterà con arguzia l'intelligence italiana. Nonostante i britannici si siano affrettati a dire che il danno arrecato non ha avuto un impatto significativo sulla produzione petrolifera della regione, nei giorni successivi al raid, la Royal Air Force condurrà intensi pattugliamenti delle acque del Golfo Persico alla ricerca di sommergibili o idrovolanti italiani ritenuti i possibili responsabili dell'attacco. Le forze britanniche sono quindi costrette a dirottare risorse da altre zone di operazione per rafforzare le difese delle loro installazioni nel Golfo. E anche questo è da considerarsi un risultato dell'operazione. Subito dopo il bombardamento, i 4 aerei, ora ritornati in formazione, si dirigono a sud-ovest verso l'Africa orientale italiana, salendo alla quota di 3.000 metri che permette un minor consumo di carburante. Il volo sul deserto arabo avviene senza imprevisti e alle 7:30 gli aerei giungono in vista della costa del Mar Rosso. Il maggiore Muti però apprende via radio che la Royal Air Force, per ritorsione, ha scelto proprio quel giorno per bombardare l'aeroporto di Massawa, dove sono diretti. Per fortuna, a circa 35 miglia lungo la costa si trova l'aeroporto di Zula. Saranno 35 miglia critiche. Gli aerei virano verso sud, volando a pelo d'acqua per evitare di essere avvistati dai caccia britannici. Grazie anche ai venti favorevoli, alle 8:40 atterrano sani e salvi. Ma appena in tempo. Ogni aereo aveva meno di 30 minuti di carburante rimasti nel serbatoio. La missione è durata un totale di 15 ore e 35 minuti, coprendo circa 4.100 km attraverso 3 continenti. La formazione, decollata dall'Europa, ha attaccato obiettivi in Asia ed infine è atterrata in Africa. È stato l'attacco aereo a più lungo raggio condotto dall'aeronautica militare italiana durante la guerra, nonché il raid in formazione a più lunga distanza effettuato dalle forze aeree di entrambe le parti in conflitto, nei teatri di guerra europeo e africano. A Zula gli equipaggi sono accolti dal viceré d'Etiopia Amedeo di Savoia-Aosta e la sera del 23 ottobre i 4 velivoli SM-82 decollano da Massawa per il volo di rientro in Italia. Lungo la strada bombardano le installazioni britanniche a Port Sudan e poi, volando attraverso densi strati di nuvole, si dirigono verso l'aeroporto di Benina, presso Bengasi, dove atterrano alle 4:05 del 24 ottobre. Lo stesso giorno la formazione conclude l'ultima tappa del viaggio verso Ciampino, dove sono accolti dal generale Aldo Urbani, capo di Stato Maggiore della Regia Aeronautica. Al tenente colonnello Muti e ai suoi uomini viene riservata un'accoglienza trionfale. A Roma vengono loro conferiti i più alti onori. In Italia si diffonde un grande senso di orgoglio. Muti continuerà le sue audaci incursioni, colpendo obiettivi in Palestina, Sudan, Francia, Malta e parteciperà persino alla battaglia d'Inghilterra.
Il maggiore Muti verrà decorato con la medaglia d'argento al valor militare per il suo ruolo in quella che, per l'epoca, è stata un'impresa audace e forse unica. Più tardi, a dire il vero, quando la tecnologia americana svilupperà velivoli come le superfortezze B-29, voli sempre più lunghi diventeranno all'ordine del giorno e il carico di bombe aumenterà di 7 volte. Ma per il 1940 il lungo volo di questi velivoli rivestiti in tela e con ali di legno rimane un'impresa sorprendente. Sempre affamato di avventura, Muti, ora diventato tenente colonnello, lascia il volo ed entra nel Servizio Informazione Aeronautica, un servizio segreto militare interno all'Arma. Dopo aver beffato più volte la morte per mano nemica, la sua vita giungerà presto al termine per mano italiana. Poco dopo la caduta di Mussolini e lo scioglimento del Partito Nazionale Fascista, infatti, verrà ucciso a colpi di moschetto alla schiena da un gruppo di carabinieri mandati da Badoglio per arrestarlo. La versione ufficiale, diramata il 25 agosto 1943 dall'agenzia Stefani, recita che Muti è stato ucciso mentre cercava di scappare. Ma le circostanze della sua morte fanno pensare piuttosto ad una vera e propria esecuzione, come ammetterà poi Antonio Contiero, uno dei carabinieri che quella notte partecipò all'azione. Dopo la nascita della Repubblica Sociale Italiana, il 23 settembre 1943, Muti verrà celebrato come uno dei martiri fascisti. In suo onore verrà persino creata un'unità militare che porterà il suo nome, la Legione Autonoma Ettore Muti. Ma questa è un'altra storia.